Salve a tutti, sono Massimiliano Franchi, fondatore della Chain Card Game e creatore del gioco Schemino. L'obiettivo dei video sarà quello di far comprendere meglio come applicare le regole durante il corso di una partita. A tal proposito, le partite saranno tutte commentate con delle spiegazioni ad hoc durante tutte le fasi del gioco. Importante, le regole le trovate in dettaglio sul nostro sito, scaricando il regolamento oppure nella sezione Academy, o infine sul canale YouTube Schemino il gioco geniale. Per facilitare la visualizzazione e la comprensione delle partite, utilizzeremo un prototipo software ancora in fase di test. In questo modo riuscirete a seguirci senza sforzo. Bene, ma non voglio dilungarmi troppo perché è ora di iniziare a giocare. Seguiteci! Perfetto, allora iniziamo subito. Prima carta, 4 di forbici, posizionato in E3, ovvero su una cella adiacente alla casella centrale di 3. Allora, il giocatore che parte per primo è il bianco, ovvero io. Vediamo un attimo la situazione iniziale delle carte. Allora, abbiamo per me 3 simboli diversi, quindi carte con tutti e 3 simboli diversi, anche se sono un po' bassine, mentre Loris non ha tutti e 3 simboli perché è carente del simbolo pietra, ma ha un K di forbici e anche l'asso di forbici, molto interessante, perché praticamente domina sul simbolo forbici. Ok, iniziamo pure. Allora, ho posizionato il 2 di pietra in E2. 9 di carta in E1. Io posiziono il 9 di pietra in F2. Allora, commento un attimo questa situazione perché è piuttosto interessante. Allora, grazie al fatto che io sono in qualche modo riuscito a posizionare il 2 di pietra, diciamo, nella posizione, sulla cella, diciamo meglio, sulla cella E2, che è appunto una cella, diciamo così, strategica, perché da questa cella si riesce in qualche modo a controllare le carte che sono da posizionare sulle adiacenze al vertice in alto a destra F1, ovvero in F2 piuttosto che in E1. Quindi l'aver posizionato il 2 di pietra mi ha permesso di neutralizzare diciamo, la potenziale futura vincita di Loris con il K o l'asso di forbici. Perché? Perché avendo posizionato in F2 il 9 di pietra, lui non può assolutamente più posizionare sul vertice, qualora rimanesse con un'unica carta, magari con il K di forbici, non può assolutamente piazzarlo perché è battuto dal 9 di pietra. Sperava Loris che io non inserissi il 9 di pietra, tra l'altro lui stava cercando di occupare queste due adiacenze, infatti aveva iniziato con 9 di carta ma l'ho neutralizzato con il 9 di pietra. Ok, benissimo, andiamo pure avanti Loris. Pesco la carta. 10 di forbici. Allora, inserisco l'asso di pietra sulla casella centrale di 3 e conquisto l'esclusiva sul vertice in alto a destra F1. Ecco, possiamo vedere che Loris presenta 2 carte Stronger. Lo si può notare dal simbolino, dall'iconina fulmine, sul K di forbici e il 10 di forbici. Per i nuovi, che cosa si intende per Stronger Card? Allora, sono appunto delle carte che battono tutte quelle dell'avversario. Nello specifico riescono a battere il 3 di forbici e il 4 di carta che posseggo io. Allora, una volta posizionate queste carte, per me sarà impossibile collocare in modo, diciamo, in posizione adiacente a queste Stronger perché battute. Quindi la Stronger Card
può essere utilizzata per impostare delle strategie nei turni successivi. Ovviamente bisogna farlo quanto prima, perché potrebbero uscire delle nuove carte che vanno a neutralizzare le attuali Stronger. Quindi la Stronger card non è sempre valida diciamo, dal momento in cui esce fino alla fine della partita. È difficile, perché ovviamente le carte che vengono pescate nei turni successivi possono neutralizzare queste ultime. Asso di forbici in D1. Conquisto l'esclusiva del vertice A1 posizionando la carta 4 di carta nella casella centrale C3, neutralizzando l'eventuale possibilità da parte di Loris della conquista di questo vertice, appunto A1, qualora rimanesse come ultima carta, diciamo, il K di forbici, al momento ovviamente. Posiziono il 2 di forbici in C4 e conquisto il vertice A6. Perfetto, a me non resta che pescare, perché sono rimasto con una sola carta, sempre per i nuovi. Quando si rimane con una sola carta, se questa non è possibile collocarla su uno dei vertici e quindi vincere, si è obbligati a pescare una carta. 8 di carta. Pesco la carta. 7 di forbici. Pesco anch'io la carta. Carta al momento inutile, 7 di carta, tra l'altro è inferiore a quella già posseduta, 8 di carta. 7 di forbici in C5. Niente, io pesco la carta. 9 di forbici. Pesco la carta. Regina di forbici. Allora, analizziamo un attimo la situazione. Ci troviamo all'inizio dell'ottavo turno, il turno del bianco. Il vantaggio è del bianco di 2, perché 2 esclusive dei vertici in alto sono appunto del giocatore bianco, più una adiacenza, anzi diciamo 2, ma in realtà ne vale una come al punteggio, diciamo, per il punteggio del vantaggio. Quindi abbiamo 3 punti complessivamente, mentre il nero, ovvero Loris, ha una sola esclusiva e nessuna adiacenza, quindi 3 meno 1 è 2. Il vantaggio quindi è 2 del bianco. Presenta inoltre Loris 3 stronger card di forbici, carte ovviamente piuttosto alte, di 10 il Q e il K. Pesco la carta. Finalmente una carta di pietra, preziosissima, non è molto alta ma è comunque molto preziosa. Il 6 di pietra di Max ha annullato la mia strategia di vittoria con le forbici, quindi devo pescare. Esatto. Sì, non possedendo nessuna carta di pietra, non riesci nemmeno ad impostare, diciamo così, no? Una strategia diciamo in particolare da sviluppare, che ti permette di sviluppare, diciamo, il gioco nel quadrante in basso a sinistra, ovvero quello corrispondente al vertice A6. 3 di carta per Loris. 7 di carta in C2. 10 di forbici in C6. 8 di carta in B2. 10 di carta in B1. Ottima. Ottima, diciamo, scelta da parte di Loris, perché ha neutralizzato una possibilità, diciamo, di conquista finale, diciamo, del vertice della vittoria mia con il 6 di pietra. 9 di forbici in D5. Ecco, potete notare in posizione D2 la presenza di un loop. E si tratta di un loop simbolico,
perché appunto costituito dal 2 di pietra, dall'asso di forbici e dal 7 di carta. Per i nuovi sempre il loop, quindi in posizione di 2, sostanzialmente impedisce la collocazione di qualunque carta fino alla fine della partita per entrambi i giocatori. Quindi sostanzialmente, scusate il gioco di parole di nuovo, si crea un hole, un buco, perché in D2 non sarà possibile posizionare nessuna carta, rimane vuota la cella. La creazione dei loop volontaria può essere una strategia da impostare per i giocatori, soprattutto alla fine, quando cominciano a diminuire le carte, le possibilità anche di posizionare diciamo, le proprie carte sul tabellone, perché è sempre più pieno. E quindi può essere impostata per impedire all'avversario di posizionare delle carte sostanzialmente, e quindi farlo rimanere con più carte, perché una delle possibilità di vincita, oltre al controllo, diciamo alla conquista dei vertici, è quella diciamo, di rimanere con meno carte, quindi andare alla conta delle carte e rimanere con meno, diciamo, con carte più basse sostanzialmente. La somma di queste carte deve essere inferiore a quella dell'avversario, quindi vince sostanzialmente il giocatore che ha la somma dei numeri, diciamo, delle carte rimanenti più bassa. Pesco la carta. 4 di pietra, per fortuna più bassa del 6. Pesco la carta. 6 di forbici, carta inutile al momento. Con il 4 di pietra in D4 conquisto l'ultimo vertice a disposizione. Esatto. Io purtroppo non potevo farlo, perché se l'avessi fatto ti avrei avvantaggiato per la conquista del vertice in basso a sinistra, ovviamente, no? Perché tu non aspettavi altro, che cioè, non avendo più pietre io in possesso non potevo non avrei potuto farti il ribaltone, diciamo, che tu una volta posizionato sostanzialmente il Q in B6 e poi il K finale di forbici, io senza pietra non riuscivo a farti nessun ribaltone. Quindi per questo non ho conquistato il vertice in basso a destra F6. Me lo sono tenuto per un eventuale ribaltone, quindi perfetto. Allora pesco la carta. Niente. 2 di carta completamente inutile. Una carta più inutile di questa al momento non si poteva pescare. Pesco la carta. K di carta con la solita fortuna. Loris ha aggiudicato il K. Quindi sostanzialmente Loris, grazie al possesso del K di carta e K di forbici, mi impedisce la conquista al momento dei vertici in alto, quindi sia la 1 che l'F1. Pesco la carta. Jack di forbici, inutile. Sto aspettando il simbolo pietra, quindi pesco di Grazie. nuovo. Io no. Un bel simbolo di carta, molto inutile. Sì, in effetti le carte di pietra sono uscite, non tantissime, ma quelle basse in particolare sono uscite, non ne sono uscite molte alte. Non vedo in effetti figure di pietra al momento ancora. Pesco anche io la carta. Guarda, l'asso di carta può essere... no, potrebbe essere interessante solo sui tuoi vertici, per il ribaltone. Ancora.
però non era la carta che desideravo. Devo pescare ancora, purtroppo non posso mettere a punto nessuna strategia. Senza la pietra. Esatto. Guarda che fortuna, 10 di pietra, proprio pesco la carta. Ottimo. Regina di pietra. Bene, si comincia a ragionare. 10 di pietra in B5. Allora, analizziamo la situazione. Siamo all'inizio del 17° turno, è il turno del bianco, ovvero il mio turno. Ed è appunto quello più critico, perché in funzione delle carte che posizionerò, Loris potrà appunto adottare una o più strategie diverse. Avendo il K di forbice, il K di carta, e avendo controllato, diciamo, la casella strategica B5 con il 10 di pietra, sostanzialmente mi sta limitando la possibilità di inserire delle carte per neutralizzarlo, sostanzialmente. Pesco una carta, Q di carta. 3 di carta in A5. In B5, Q di pietra. 5 di carta in A4. 6 di pietra in D6. Si è verificato nel frattempo un secondo loop in posizione B4. Regina di forbici in E5. 6 di forbici in A3. K di forbici in F5. Ecco, la stellina che è apparsa sul K di carta di Loris appunto sta a indicare che è la carta vincitrice. Io non ho ovviamente più possibilità di neutralizzarlo. Posiziono il jack di forbici in B3, ma comunque non c'era altra possibilità di neutralizzarlo, quindi la mossa di Loris è ovviamente scontata. K di carta sul vertice A6, vincendo la partita. Complimenti Loris, ancora una volta. Allora, facciamo una breve analisi della situazione finale. Una possibilità per impedire a Loris la vittoria sul vertice in basso a sinistra poteva essere quella di, da parte mia, di posizionare il Q di pietra in A5. Quindi prima che Loris appunto posizionasse il 3, avesse posizionato diciamo il 3 di carta, io dovevo posizionare il Q di pietra in A5. In questo modo potevo neutralizzarlo, perché lui non avrebbe potuto posizionare più nessuna carta di carta nell'altra, diciamo, nell'altra posizione adiacente al vertice sempre A6, ovvero in B6, perché c'era il 10 di forbici in posizione C6. A questo punto io, avendo l'asso di carta, potevo neutralizzarlo con il ribaltone, quindi non avrebbe ovviamente posizionato più il K di carta, perché avrebbe perso al ribaltone. Ma avendo erroneamente posizionato avendo pescato in realtà, perché non ho invece di posizionare il Q di pietra
ho pescato diciamo, il Q di carta, utile, ma però mi ha fatto ritardare di un turno, quindi la possibilità di andare ad occupare la casella A5 per neutralizzare appunto la vittoria. Bene, benissimo, questa è stata una partita molto molto interessante dal punto di vista anche strategico, quindi speriamo che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto il nostro video. Se ti è piaciuto ricorda di lasciare un like, di scriverci le tue impressioni nei commenti e di condividerlo con i tuoi amici. Infine, per essere sempre aggiornato sulle nostre prossime iniziative, iscriviti al canale. Ti aspettiamo alla prossima sfida. El día que la noche no